Buongiorno e benvenuti a tutti. Mi chiamo Carlo Moroni e sono il responsabile di comunicazione per FPT Industrial. Avremmo preferito avervi i nostri ospiti per un saluto di persona, ma purtroppo questo non è ancora possibile. Ci teniamo però a raccontarvi un progetto molto bello che vede la collaborazione di aziende apparentemente diverse, ma tutte accomunate da un forte impegno nei confronti dell'ambiente. A questo proposito, anche se connessi da remoto, ci tengo a presentarvi Annalisa Stupenengo, CEO di FPT Industrial, Andrea Farinetti, produttore di Fontana Fredda, Pierpaolo Biffali, Vice President Product Engineering di FPT Industrial e non ultimo Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte. Avremo anche modo di condividere un videomessaggio di Oscar Farinetti, fondatore di Italy e di Greenpeace, che pur non potendo partecipare di persona, ci teneva comunque ad essere presente in qualche modo a questo nostro appuntamento. Una indicazione per i giornalisti. L'evento che sta per iniziare verrà registrato e sarà reso disponibile all'interno del press kit che riceverete attraverso il nostro ufficio stampa. Passo ora la parola ad Annalisa Stupenengo, cui rinnovo i saluti. Grazie. Grazie Carlo e benvenuti a tutti, un caloroso saluto a Oscar e Andrea, ma voglio ringraziare in modo particolare il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che oggi è collegato con noi in questo momento. La storia di cui oggi parliamo è ambientata in un luogo che sicuramente ci piacerebbe vedere, ma ancora di più ci piacerebbe essere in questo momento. Ma abbiamo scelto di realizzare questa conferenza stampa digitale per mettere la sicurezza di tutti noi al primo posto in questo momento che purtroppo è ancora così delicato. Le Langhe sono uno dei luoghi più affascinanti della nostra regione e del nostro paese. Uno straordinario paesaggio naturale, una terra da vino che tutto il mondo ci invidia. E anche un importantissimo territorio di sperimentazione e innovazione, dove presto nascerà il vino più ecologico del mondo. Il vino è uno dei prodotti più prestigiosi della filiera agroalimentare italiana ed è uno di quelli che meglio rappresentano nel mondo il nostro amore per le cose buone e per la natura. Il vino è un prodotto antico, ma che si è innovato moltissimo negli ultimi anni. La tecnologia è entrata in modo importante nei vigneti e nelle cantine, non solo per aiutare i produttori a lavorare in modo migliore, ma anche per fare un vino migliore. Perché non c'è contraddizione tra l'amore per la natura, la capacità di trarre il meglio dai suoi frutti e un uso intelligente della tecnologia. E oggi parleremo proprio di come l'evoluzione tecnologica possa consentire anche alla filiera vitivinicola di azzerare le emissioni di CO2. Quella di oggi siamo orgogliosi di dire che è una premiere mondiale. Il primo progetto per produrre vino a emissioni di CO2 zero. Un progetto di cui siamo tutti molto orgogliosi e che vede giustamente protagonista il Barolo, il re dei vini, e al cuore dell'iniziativa un nostro motore FPT Industrial a biometano, installato su 2 trattori di New Holland Agriculture, che sono esattamente specializzati nelle lavorazioni in vigna. New Holland, come FPT Industrial, fa parte del gruppo CNH Industrial. È un brand globale, ma con un forte radicamento in Italia e con una leadership indiscussa proprio nel settore vitivinicolo. La nostra, permettetemi di dire che è un'esperienza unica al mondo e che ha l'obiettivo di rendere il processo di coltivazione tanto naturale ed ecologico quanto il fantastico vino che ne deriva. Voglio prima di tutto introdurre i protagonisti di questa avventura. Il vino è quello di Fontana Fredda, produttore di Barolo nel territorio di Serralunga d'Alba, e non ha certo bisogno di essere presentato perché è conosciuto e apprezzato in 5 continenti.
Il motore è il nostro, quello di FPT Industrial, e equipaggerà 2 prototipi di trattore cingolato a gas naturale, una tecnologia dove siamo leader assoluti in Europa. Ancora più importante è il nostro curriculum ecologico. Siamo leader globali tra i produttori di motori industriali a basse emissioni tra i 2 e i 20 litri. E siamo stati i primi, quasi 25 anni fa, a sviluppare e proporre sul mercato motori a gas naturale per il trasporto. Ormai più di 55.000 di questi propulsori sono in esercizio, sono installati su furgoni, camion e autobus in decine di paesi, dalla Francia alla Cina. Il gas naturale è la soluzione di oggi, ma che ci permette di aprire le porte del domani, perché consente non solo di ridurre la CO2, ma anche il particolato e gli ossidi di azoto. Soprattutto con il gas naturale entriamo nel mondo fantastico della transizione energetica, un mondo governato da principi come innovazione tecnologica, uso razionale dell'energia, economia circolare, riduzione dei consumi ed eliminazione degli sprechi, diversificazione e allo stesso tempo integrazione delle fonti energetiche. Valori che condividiamo profondamente con Fontana Fredda e che ci hanno esattamente portato a questa partnership. Perché l'energia per nutrire questo trattore viene da fonti non fossili, e cioè da quelli che a volte in modo sbrigativo chiamiamo scarti di un'azienda agricola. Stoppie, foglie, rami tagliate, vecchie radici. Ed è qui che entra in gioco il nostro motore. Infatti i motori di FPT Industrial sono perfettamente compatibili con il biometano generato da fonti rinnovabili. Alimentando le macchine con biometano per trazione ricavato da questi sottoprodotti naturali delle lavorazioni agricole, si possono ottenere vini con emissioni CO2 a livello zero. E noi lo faremo per la prima volta al mondo per un'eccellenza assoluta. E infatti quello che farà ora Fontana Fredda nel cru La Rosa, coltivato a Nebbiolo da Barolo. Un Barolo non solo biologico, ma anche a emissioni di CO2 zero. Ma noi non ci fermeremo qui. Al centro della visione del futuro di FPT Industrial c'è l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di tutte le applicazioni industriali, attraverso l'elettrificazione, attraverso la fuel cell ad idrogeno e all'uso di fonti rinnovabili. Abbiamo rappresentato questa visione attraverso un concept che abbiamo chiamato Cursor X. È un motopropulsore modulare che può essere alimentato con energia da fonti diverse, può equipaggiare ogni tipo di veicolo o macchina industriale e può raccogliere informazioni e scambiarle con l'esterno. Cursor X però non è soltanto un'idea, è molto di più. È un prototipo esistente e lo abbiamo esposto con un intento didattico nel Green P Discovery Museum, il Museo dell'Energia Pulita. Come FPT Industrial siamo sempre stati, o vogliamo pensare di essere sempre stati, dei game changer, ma non abbiamo mai avuto paura del cambiamento, l'abbiamo sempre promosso e anche oggi vogliamo contribuire a fare cultura sul tema della sostenibilità, concorrendo in maniera virtuosa al raggiungimento degli obiettivi cardine delle politiche ambientali europee e nazionali. Per questo, 2 anni fa abbiamo iniziato a lavorare con Italy, un attore globale nella cultura del cibo e della filiera agroalimentare, dove i nostri motori sono protagonisti. Infatti, li abbiamo esposti nello Store Italy di Milano Smeraldo, spiegando come stiano contribuendo all'evoluzione delle macchine agricole e del modo stesso di fare agricoltura. L'anno scorso è iniziata anche la nostra collaborazione con Green P. Green P è a Torino ed è il primo Green Retail Park del mondo dedicato al tema del rispetto.
un luogo dove tutti i prodotti sono sostenibili, creati in armonia con la terra, l'aria, l'acqua e le persone. Un anno prima, invece, nel 2019, è partita la partnership con Fontana Fredda che siamo oggi qui a celebrare, con l'obiettivo di fare un altro salto di qualità al mondo dell'agricoltura. Lavorare la terra con macchine che siano ad emissioni CO2 zero. È possibile e noi insieme lo stiamo facendo. Ogni epoca ha le sue tecnologie specifiche che creano sviluppo, lo orientano e lo guidano. E così facendo lasciano un segno anche per le generazioni future. È stato così per il vapore nel XIX secolo o per il motore tradizionale nel XX secolo. Ma le tecnologie che contribuiscono alla transizione energetica possono oggi essere l'equivalente? Noi crediamo di sì e stiamo lavorando nella direzione dell'impatto zero sull'ambiente. Grazie a tutti. Grazie Annalisa. Chiedo adesso alla regia di mandare il videomessaggio ricevuto da Oscar Farinetti. Prego. Ciao a tutti, prima di tutto vorrei salutare Annalisa Stupenengo e vorrei salutare tutti i suoi collaboratori di FPT, che è una roba grossa e noi siamo molto onorati, lusingati che questa roba grossa sia piemontese sia di Torino, nasca dalla nostra terra. È un rapporto lungo quello che lega Italy, Greenpeace, Fontana Fredda, c'è l'azienda della famiglia Farinetti a FPT, comincia nel 2019 con Italy, l'abbiamo sviluppata con Greenpeace, dove sponiamo il primo grande motore idrogeno fantastico proprio al centro, all'ingresso di FPT, e ora scendiamo in campo, ora entriamo in trincea con questa operazione che io trovo galattica. Dimostreremo attraverso la prima vendemmia di impatto zero CO2 nell'atmosfera che la nostra collaborazione con un'azienda come l'FPT, che ha molto a cuore il benessere ambientale, il rapporto tra umani e il pianeta, il rapporto tra questa azienda e Fontana Fredda, quindi un'azienda agricola che incide sulla terra, un luogo e un'attività che è l'agricoltura, attraverso la quale si crea molta CO2, si crea un rapporto tale insieme che non è solo il benessere del momento della nostra vendemmia, ma vorremmo che fosse un grande esempio italiano e internazionale per dare l'esempio che si può fare. Questa Fontana Fredda è un'azienda che è ormai diventata totalmente biologica, dove abbiamo un rispetto enorme della terra, dell'acqua, dell'aria, ed ora entrando in gioco FPT con i suoi trattori a biometano e con questa nostra attività che si svilupperà insieme, vorremmo dimostrare che si può agire mantenendo intatte, anzi direi addirittura migliorando le performance agricole e di coltivazione della terra, avere rispetto per la terra, ripeto, e per il nostro pianeta. Quindi sono veramente contento che sia partita questa collaborazione, vorrei dare un grande saluto a tutti e sono molto contento che con questa conferenza stampa annunceremo al mondo queste cose e poi nel corso dell'attività delle nostre coltivazioni e poi della vendemmia dimostreremo al mondo che è possibile costruire dei prodotti e creare dei servizi che possono aiutare al benessere, verso il benessere, il rapporto tra la vita umana e il pianeta. Grazie FPT. Vorrei anche ringraziare di cuore la New Holland che costruisce fisicamente questi trattori fantastici. Vorrei anche ringraziare, sono molto contento che ci sia un mio concittadino albese che è diventato ormai da presidente della nostra regione, che si sta comportando molto bene, si sta sbattendo molto e con tutte le cose che ha da fare lo ringrazio di aver trovato il tempo e di aver colto l'importanza di questa cosa e quindi di dedicare anche un po' del suo prezioso tempo a presentare questo nostro progetto di FPT New Holland Fontana Fredda al grande mondo dell'agricoltura sostenibile. Grazie Annalisa, vi saluto tutti, vi ringrazio, alla prossima, ciao. Bellissimo messaggio e grazie ancora a Oscar per la disponibilità dimostrata in questo e anche negli altri
progetti che portiamo avanti insieme. Vorrei ora passare la parola ad Andrea Farinetti, il responsabile di Fontana Fredda, che con noi ha messo il cuore oltre l'ostacolo per questo bellissimo progetto. Prego, regia. Ciao a tutti, grazie mille Carlo, grazie mille Annalisa per l'invito, per la possibilità di far parte di questo progetto straordinario, ricollegandomi un po' a quello che prima diceva Annalisa, cioè l'evoluzione tecnologica, la sperimentazione che poi porta all'innovazione. Beh, questo fa parte da sempre del DNA di Fontana Fredda. Questa è stata la prima cantina fondata da Vittorio Emanuele nel 1858 e ha avuto un sacco di sperimentazioni, di innovazioni, perché poteva contare su mezzi economici, e all'epoca non si diceva, ma oggi si può dire, di marketing del primo re d'Italia. E quindi succede che nel 1886 c'è stato il primo barolo oltreoceano, oppure nell'887 le prime grandi botti in cemento d'Europa su brevetto svizzero sono state costruite qui, ed è stata una grande rivoluzione, passando dal legno al cemento. Oppure è stata costruita questa cantina già nel 58 su 3 livelli, tutta per caduta. Se non c'era già qui l'evoluzione, era difficile trovarla altrove, e questo è un DNA che ci è rimasto e che vogliamo portare avanti, che vogliamo continuare, e oggi abbiamo l'opportunità di farlo con questa partnership, che è fondamentale. È fondamentale nella vita fare partnership, che significa avere fiducia negli altri. Fiducia negli altri è l'unica cosa che poi genera il progresso e che genera l'evoluzione, ed è proprio su queste basi che noi abbiamo ripensato da qualche anno a questa parte che cosa sarà il nostro futuro. Il nostro futuro sarà il rinascimento verde, un nuovo rinascimento verde che avrà lo scopo di rimettere la terra al centro della testa dell'uomo. Abbiamo capito che se non lo facciamo non ce la facciamo, non potremo più essere come prima, e sarà diverso, non potremo essere come prima per forza, ma potremo tornare a una grande normalità ancora più bella, e questo è solo se mettiamo la testa il mondo al centro della testa delle persone. Per farlo ci vuole fiducia negli altri, perché bisogna creare una grande comunità mondiale che abbia questo obiettivo, e poi ognuno di noi avrà il proprio strumento. Il nostro è il vino, e nel vino noi abbiamo lavorato tanto in questi ultimi 10 anni, arrivando oggi ad avere 120 ettari di coltivazione biologica, arrivando a mantenere l'unico bosco di Bassalanga per il mantenimento della biodiversità, arrivando ad avere 2 fitodepuratori naturali nella nostra tenuta per la pulizia, il riutilizzo al 100% delle nostre acque, oppure ridarle alla natura più pulite di come le avevamo trovate, ad utilizzare energia green, un progetto pazzesco che vedrà la luce a fine di quest'anno qua, e quindi ormai siamo arrivati al punto di avere tutto, e non solo il contenuto, quindi il vino, ma tutto quello che ci sta intorno verde, perché verde sarà il futuro. Il vostro strumento è il motore, che nessuno parla mai del motore, no? Ma poi se ci pensiamo bene è il cuore che dà la vita al mezzo, è la cosa più importante. E oggi avere l'opportunità di essere i primi a sperimentare e ad utilizzare un motore totalmente green, perché va a biometano e quindi alla pulizia anche dell'aria e non solo del suolo, del sottosuolo, per noi è fondamentale, e questo si fa soltanto grazie a delle partnership. Cosa faremo? Andremo a fare la prima vendemmia CO2 free del nostro cru più importante, che tra l'altro già nel 61 era stato il primo cru certificato di tutta la Langa, che si chiama La Rosa, dedicato alla bella Rosina, l'amante di Re Vittorio Emanuele, e che è stato nominato nel 2008 uno dei 100 vini migliori al mondo, per esempio, per darvi un'idea. Partiamo proprio da lì, per arrivare ad avere il primo barolo a CO2 free. Seguiremo passo a passo tutte le grandi operazioni nei nostri vigneti, partendo dalla fioritura, no? dallo sboccio del germoglio del 1° aprile, poi la fioritura e poi così avanti, tutto con questo fantastico trattore, con questo fantastico motore. Faremo 5 eventi digitali insieme
AFPT per raccontare che cosa succederà durante l'anno e culmineremo poi nell'evento più bello dell'anno, dove speranza, coraggio, misto a rimpianti e rimorsi, che si chiama la vendemmia, arriverà l'11 di settembre questa grande festa della vendemmia, dove inviteremo tutto il mondo a venire a vedere questo nostro crew con questo nostro trattore per toccare con mano che è stata un'esperienza reale, vera, quindi marketing della verità. E questo sarà grandioso, perché vorrà dire aver ragionato a 360 gradi su tutta la filiera e per noi è fondamentale. Quindi siamo fiduciosi che dopo un periodo come questi, in cui parliamo di rosso, di arancione e di giallo, noi lo sappiamo, siamo già pronti invece per avere il futuro, un periodo del verde. E quindi grazie a tutti, grazie Carlo, grazie Annalisa. Grazie Andrea, non vedo l'ora di tornare a trovarvi a Fontana Fredda, che è un posto davvero unico. Adesso passo la parola a Pierpaolo Biffari, il nostro Vice President Product Engineering di FPT Industrial. Prego regia. Grazie Carlo, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di due bellissimi argomenti. Parliamo di futuro e di vino. Ma cosa hanno in comune in questo progetto il futuro e il vino? Cosa li rende entrambi possibili e ci ha permesso di superare le sfide che ci siamo posti? La tecnologia. La tecnologia che quando risponde ad esigenze ed obiettivi specifici prende la forma di soluzione. Tutto nasce da un programma che si chiama Tobias, finanziato dalla Regione Piemonte. E oggi sono qui anche per ringraziare chi ha creduto fortemente in questo progetto e ci ha aiutato. Gli assessori Matteo Marnati, assessorato Ambiente, Energia e Innovazione, e Andrea Tronzano, assessorato Sviluppo e delle attività produttive, e l'ingegner Vincenzo Zezza, direttore dell'Ufficio per il Piemonte e la Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico. Questo progetto parla di transizione verso un modo di produrre e consumare più rispettoso dell'ambiente, più sostenibile. Ma questo non può essere un fatto solo individuale, ma deve essere un impegno di sistema che coinvolga soggetti diversi, risorse pubbliche e private, in grado di integrare tecnologie ed esperienze anche diverse fra loro. E Tobias si pone proprio l'obiettivo di creare una filiera di imprese piemontesi di tutte le dimensioni a guida di questa transizione energetica. E noi come FPT Industrial facciamo da capofila a questo programma, realizzando e sviluppando il trattore a biometano. Ovviamente fra le aziende coinvolte c'è l'intera filiera, quindi da chi produce il biogas e lo raffina come biometano, a chi lo comprime, a chi sviluppa e produce le bombole, a chi si occupa della distribuzione in rete del biometano, e anche l'Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra del Centro Nazionale Ricerche, che ci offre il supporto e l'esperienza per l'applicazione di queste tecnologie in ambito agricolo. Cominciamo dalle fonti di energia. Ci sono due tipi di fonti rinnovabili, quelle di origine naturale, come il sole, il vento, le maree, i fiumi, le cascate, che vengono utilizzate per generare in modo sostenibile energia elettrica, e quelle invece generate dall'uomo attraverso il riciclo di scarti e di prodotti secondari. In particolare le attività agricole, per la loro natura, producono molti residui organici. Se pensiamo già in passato ai nostri nonni che utilizzavano questi residui organici come concime e bruciavano residui nel camino per scaldarsi, per il calore. Bene, questi residui oggi è possibile utilizzarli per alimentare il nostro motore a biometano. Non sto a raccontarvi l'intero ciclo, no, che utilizza e riutilizza questi scarti. Quello che è importante sottolineare è che gli scarti non costano nulla, anzi sarebbe un costo smaltirli e addirittura contribuirebbero alle emissioni di CO2 se non utilizzati. Da questi scarti si arriva a 3 prodotti finiti: il biogas,
che oggi viene largamente utilizzato negli impianti di biodigestione per produrre calore ed energia elettrica. Il biometano, che è un raffinamento del biogas che può essere impiegato nei macchinari agricoli, ma avendo caratteristiche del tutto equivalenti a quelle del metano anche in tutti gli altri utilizzi possibili, e il residuo che da questa lavorazione, da questa produzione avviene, può essere invece utilizzato la parte solida come concime naturale. In questo modo l'agricoltura, gli agricoltori diventano autosufficienti perché riescono ad avere a disposizione elettricità, calore, carburante e fertilizzanti nella logica di un buon esempio di economia circolare, dove i residui, gli scarti di queste attività ritornano come materie prime per un uso successivo. Parliamo del biometano, questo carburante naturale, totalmente rinnovabile, appunto in grado di essere impiegato sui nostri mezzi a gas naturale. Il biometano ha il grosso vantaggio della sua fruizione, può essere utilizzato in loco dove viene prodotto, può essere compresso e liquefatto e poi trasportato per essere impiegato nel luogo di utenza, ma può essere anche semplicemente immesso nella rete esistente di distribuzione del metano, in quanto ha caratteristiche del tutto equivalenti, e riutilizzato a distanza, sostanzialmente con una fruizione analoga, molto simile a quella che è già in essere per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Parliamo delle nostre macchine, di questi due prototipi che abbiamo progettato per Fontana Fredda insieme a New Holland Agriculture. Si tratta di macchine agricole speciali progettate per lavorare in spazi molto stretti, nei corridoi fra i filari di vigna, impegnate spesso in pendenze e in terreni impervi, come spesso accade nelle langhe. E proprio grazie a questa dimensione ridotta riescono a rispondere alle esigenze di Fontana Fredda. Ma proprio queste dimensioni ridotte hanno posto una sfida nella sfida, quella di riuscire a garantire alla macchina un'autonomia sufficiente per poter fare il lavoro. E grazie al contributo del Design Center di CNH Industrial siamo riusciti a realizzare un trattore che ha un'autonomia sostanzialmente equivalente a quella di una macchina tradizionale, ma alimentato a biometano, oltre a essere anche funzionale e come dire, anche molto bello. Andiamo sul propulsore, quello che Andrea prima ha definito il cuore del mezzo agricolo, il nostro F28 a gas naturale, che può indifferentemente utilizzare sia gas da fonte fossile che appunto biometano. Il nostro propulsore è stato premiato nel 2020 come motore dell'anno. Perché? Perché in una dimensione molto compatta, quella tipica di un motore a 3 cilindri, in realtà riesce a garantire le prestazioni di un motore di classe superiore. È un 2,8 litri, ma con potenze e coppie paragonabili a quelle di un 3 litri e oltre, molto silenzioso e regolare, con delle prestazioni in termini di coppia molto elevata già ai bassi regimi, che vuol dire risposta della macchina al lavoro e ai carichi sul terreno. Oltre che essere molto anche parco nei consumi. L'F28 a biometano è nato modulare, esiste già ed è in sviluppo, vedrà la luce come produzione nei prossimi mesi la variante diesel, questa appunto che utilizziamo per le macchine agricole di questo progetto a gas naturale, a biometano, ma stiamo già lavorando anche a una versione ibrida, in grado di accoppiare alla macchina motore anche una macchina elettrica per poter ulteriormente migliorare le prestazioni, i consumi e ridurre le emissioni di CO2 dall'utilizzo della macchina. Quindi l'F28 è un motore, come dire, primo nel mondo a gas naturale, quindi ad alimentazione alternativa in questa categoria di macchine agricole. Ed è di fatto equivalente in termini di prestazione a quelle che conosciamo essere del vecchio glorioso diesel. La differenza sostanziale
e che alimentato a biometano come farà Fontana Fredda in realtà è in grado di lavorare con emissioni di CO2 zero. Per chiudere, quindi questi due prototipi equipaggiati con i nostri motori lavoreranno nei vigneti più belli del mondo, produrranno uno dei vini più buoni del mondo, ma anche il più ecologico del mondo. Grazie, grazie a tutti. Grazie Pierpaolo. Il presidente Cirio credo abbia un po' di ritardo in quanto occupato nella giunta, quindi suggerisco di farvi vedere il video che abbiamo realizzato che racchiude lo spirito di questa iniziativa e di passare poi alla parte di domande. Grazie. Ecco, una nota di informazione prima di passare alle domande. Quelle che non riusciremo a gestire per questioni di tempo in diretta troveranno poi risposta attraverso il nostro ufficio stampa. E come dicevo all'inizio, tutto l'evento è registrato e sarà reso disponibile all'interno della cartella stampa che riceverete. Ora partirei dalle prime domande che abbiamo già ricevuto. Ce n'è una prima rivolta a Pierpaolo e sicuramente anche Andrea vorrà dire la sua. Fontana Fredda produce il biometano all'interno dell'azienda? Ok, grazie Carlo, comincio a rispondere io. No, Fontana Fredda non produce il biometano all'interno della propria azienda, non ha biodigestori all'interno della tenuta. Però grazie alla filiera che abbiamo costituito, Fontana Fredda acquisterà dai partner biometano 100% certificato come sostenibile e questo appunto garantirà l'utilizzo di carburante a emissioni zero. Perfetto, aggiungo ancora che grazie a questo progetto siamo riusciti a decidere in fretta di voler cambiare poi anche tutto l'impatto energetico non solo dei nostri trattori ma anche della tenuta, e quindi nel giro di un anno stiamo facendo tutto un progetto nuovo su tutto il nostro impianto. Genereremo energia all'interno della nostra tenuta al 100% fatta da biometano, quindi grazie a FPT che ci ha fatto ragionare sui trattori abbiamo deciso di ragionare anche sull'impatto generale di tutta la nostra azienda. Passo ora alla seconda domanda. Come si comporta l'F28 a biometano considerando le sollecitazioni dovute al profilo orografico? Allora rispondo io Carlo. Sì. Dunque l'F28 è appunto un motore che è stato progettato per poter rispondere a diverse esigenze di emissione sia in ambito agricolo che in ambito costruzione, construction equipment. In particolare questo vale per l'F28 ma vale anche per tutta la gamma dei nostri prodotti a gas naturale. Siamo riusciti a sviluppare dei propulsori con prestazioni di fatto del tutto equivalenti a quelle di una motorizzazione tradizionale, di una motorizzazione diesel. Quindi vuol dire elevata coppia, già a bassi regimi, risposta in transitorio e quindi pieno possibilità di utilizzo in missioni impegnative, no? Come quelle che possono essere legate alle pendenze e alle lavorazioni agricole in ambito vitivinicolo.
Grazie per Paolo. Adesso abbiamo una domanda per Annalisa. Vista la recente costituzione del Ministero della Transizione Ecologica, come si colloca questo progetto all'interno di questo contesto? Direi, Carlo, che è assolutamente un tassello fondamentale del programma della transizione energetica, non solo perché utilizzeremo, come abbiamo più volte ripetuto, il biometano, ma perché questo progetto è un esempio splendido di come aziende che siano accomunate dalla stessa visione di sostenibilità diano un impulso importante al territorio e alle imprese che fanno network in questo territorio. E a maggior ragione è un esempio che noi siamo orgogliosi di rappresentare come una delle migliori espressioni del Made in Italy, ma che sarà semplicemente una prima che vogliamo sperare sia di esempio ad altre regioni ed altre nazioni, in modo tale che questo esempio di fare network, di fare sostenibilità in un momento così fondamentale sia veramente di buon augurio. Grazie Annalisa. Una domanda ancora per Pierpaolo. Perché per questo progetto avete scelto il biometano e non l'elettrico? Buona questa domanda. Dunque, perché oggi le tecnologie attuali di propulsione a biometano sono delle tecnologie disponibili e, come dicevo prima, che offrono prestazioni del tutto equivalenti a quelle tradizionali e quindi di fatto non generano impatto, no? Ma garantiscono l'attività agricola, la continuità dell'attività agricola nello stesso modo. L'utilizzo delle batterie per questa specifica applicazione non mal si presta in virtù dell'elevato peso che in questo caso il sistema batterie avrebbe su una macchina del genere, con poi l'esigenza di anche un'autonomia ridotta e quindi di ricariche, no, continue durante la giornata. Le batterie, in generale l'elettrificazione, sono uno degli elementi di transizione ecologica anche in ambito agricolo e su cui stiamo lavorando, ma nello specifico riteniamo che per questa soluzione il propulsore a biometano sia quello più adatto, nella logica appunto che in funzione del tipo di veicolo e di missione la soluzione prende forma differente affinché sia da una parte sostenibile, ma dall'altra parte anche garantisca all'utente, all'utilizzatore finale, le prestazioni del caso. Grazie Pierpaolo. Abbiamo ricevuto una domanda per Fontana Fredda. In prospettiva, vedete una vendemmia decarbonizzata completamente? E quale peso ha la rottamazione dei fossili? Andrea, se vuoi rispondere tu, grazie. Ma assolutamente sì, nel senso che se no non ci saremmo messi su questa barca a creare questa partnership per fare un trattore e poi basta, nel senso che tutte le azioni che da 10 anni intraprendiamo nel senso della sostenibilità sono perché abbiamo già deciso che quello deve essere il nostro futuro. Il nostro vino dovrà essere verde al 100% su tutto. Siamo partiti dall'agricoltura, che era la roba più difficile. Avendo capito che sull'agricoltura si poteva fare, siamo passati al packaging. Oggi abbiamo bottiglie di vetro all'85% riciclate, riciclabili all'infinito, abbiamo carte riciclate al 100%, addirittura certificate anche FSC, così come i cartoni che contengono i vini e PFC su tutto quello che è il legno che contiene i nostri vini. Abbiamo questo fitodepuratore, 2 per dire il vero. Stiamo andando avanti sull'energia, relamping prossimo mese, in 8-9 mesi avremo anche biometano ovunque e il trattore incominciamo con 2. Siamo i primi, siamo contenti, dovremmo arrivare all'obiettivo nel giro di, non lo so, 3, 4, 5 anni ad avere l'intera flotta. Assolutamente sì. La questione dell'impatto di CO2 e l'impatto carbonico è fondamentale, nel senso che è l'unico indice vero che poi noi abbiamo per poter
salvaguardare il nostro pianeta. Bisogna farlo non comprando CO2 a impatto zero per compensare la propria, ma bisogna lavorare sui propri mezzi per andare a ridurla. O addirittura noi, anche tutti i nostri tappi che oggi utilizziamo derivano da questo polimero di canna da zucchero e sono 100% CO2 free da tutta filiera produttiva, quindi stiamo ragionando in tutto quello che facciamo in questa direzione. Grazie mille Andrea. Credo sia arrivato il presidente della regione Alberto Cirio, quindi chiedo alla regia di passare il collegamento. Buongiorno, mi sentite? Mi sentite? Sì, perfetto. Ma io, scusate se intervengo a conferenza iniziata, ma venerdì è giorno non solo di giunta, ma sapete che ormai è giorno di pagelle, per cui a venerdì si danno i colori e quindi è la giornata in cui noi emettiamo le ordinanze per quanto riguarda le misure restrittive legate all'emergenza Covid. Quindi mi sono staccato un momento, poi tra poco ritornerò, ma non potevo mancare perché io credo che questo sia un appuntamento estremamente importante. Io volevo di fatto congratularmi con i rappresentanti di FPT, con i rappresentanti di Fontana Fredda, con Oscar, col figlio che vedo collegato, perché credo che questo sia un momento estremamente significativo anche sotto il profilo simbolico e io mi auguro che faccia da esempio a tanti imprenditori, a tanti agricoltori, a tante persone impegnate nel settore non solo della produzione delle materie agricole, dei prodotti agricoli, ma anche dei prodotti di trasformazione, perché voi state segnando un passaggio fondamentale che, guardate, ho riscontrato peraltro nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, a livello internazionale per quanto riguarda la verità dei nostri prodotti agricoli, dei nostri prodotti di eccellenza, del vino, dei nostri formaggi, delle nocciole, dei tartufi, di tutto ciò che è naturalmente figlio del nostro Piemonte. Ebbene, la valutazione e la riflessione che mi veniva fatta era che ormai i marchi tradizionali della DGP, dell'IGP, della DOP, della DOCG sono sì sempre importanti perché sono marchi distintivi, ma oggi da soli non basterebbero più. Cioè, oggi bisogna andare oltre alla certificazione del legame tra prodotto e territorio, che è quello che i marchi europei ci garantiscono, per comunicare un prodotto che non solo è nato in un territorio, figlio di un territorio, ma un prodotto che quel territorio lo ha rispettato così come ha rispettato tutto l'ambiente che ci circonda. Cioè il fatto di dire che un prodotto dell'uomo, perché comunque il vino è un prodotto di trasformazione, è stato realizzato senza consumare nulla nell'ambito ambientale, che fosse energia, che fosse ossigeno, che fosse tutela e cura di tutto ciò che è la coreografia naturale che ci circonda, io credo sarà il valore distintivo dei prodotti nel futuro. Tant'è che sono molte anche le società di certificazione nel nord Europa che sono molto riconosciute a livello internazionale, a livello globale, a livello mondiale. Ci sono marchi e certificazioni di sostenibilità dei nostri prodotti che naturalmente sono significative e danno valore ai nostri prodotti. Voi parlate di ambiente, ma si parla anche naturalmente di etica, si parla naturalmente di lavoro, si parla del rispetto delle condizioni di lavoro di coloro i quali hanno lavorato nella vigna o nella cantina, le condizioni di lavoro per quanto concerne le loro retribuzioni. Cioè il prodotto è un prodotto che ha 360 gradi. Prima bastava che fosse figlio di un territorio. Oggi diciamo non solo che è biologico, che rispetta l'ambiente, ma diciamo che non lo ha consumato, quindi non solo lo ha rispettato, ma non lo ha consumato. E in più dobbiamo dire appunto che è un prodotto etico nel rispetto dei diritti di tutte le persone. Ecco, se noi completeremo questo percorso potremmo davvero candidare al Piemonte come regione capitale, regione simbolo del prodotto etico, inteso proprio come in questo aggettivo noi introduciamo tutte queste componenti ambientali, sociali, umane, di valore, storiche e anche di territorio. Come sempre ci vuole qualcuno che faccia l'apripista. Oscar Farinetti ci ha abituato
a essere un apripista in tanti settori, e quindi con orgoglio albese, visto che io sono anche albese e piemontese, sono felice davvero di congratularmi con voi per questa iniziativa e credo anche che questa iniziativa possa trovare un sostegno nella prossima programmazione europea che è in corso di scrittura. Grazie mille. L'evento è concluso, quindi volevo ringraziare tutti i partecipanti, in primis Andrea Farinetti che ha portato la sua realtà di Fontana Fredda bellissima con noi oggi, Oscar Farinetti con il suo messaggio e ovviamente i colleghi che hanno partecipato, oltre ovviamente al Presidente della Regione. E ricordo che l'evento è registrato e sarà reso disponibile all'interno della cartella stampa. Grazie a tutti, buona giornata.